Ciao a tutti amici lettori, oggi volevo inaugurare con voi un nuovo format, cioè il riepilogo delle letture dell'ultimo mese che credo di non avere mai fatto qui sul canale. È un format che gira abbastanza, ma per me è la prima volta. Parliamo insieme, commentiamo insieme gli ultimi libri che ho letto. Tra l'altro questo mese mi è andato abbastanza bene perché sono tutti libri belli da leggere. Il primo che vi cito è La morte nel villaggio di Agatha Christie, che sarebbe il primo giallo del 30, del 31 dove compare Miss Marple. Viene presentato come personaggio, viene presentata come una donna piccolina, magra, molto energica, un po' pettegola, insidiosa, però molto arguta. Praticamente nel vicariato, che sarebbe il vicino di casa di Miss Marple, sono confinanti, viene trovato un corpo, lei naturalmente essendo amica della moglie del vicario, eccetera, viene coinvolta nelle indagini, poi naturalmente sarà lei a scoprire l'arcano. Il secondo libro è sempre con l'Arguta vecchina, Miss Marple, c'è un cadavere in biblioteca. Anche questo credo che sia il secondo libro, uno dei primi dove compare Miss Marple. Anche qui in casa di amici della signora viene trovato un corpo, si comincia a indagare, eccetera, poi naturalmente lei viene coinvolta e alla fine sarà lei a scoprire il colpevole. Di Agatha Christie ci sono 3-4 libri che sono fra i più famosi e che sono i più venduti. In realtà sono bellissimi anche gli altri, non so perché non abbiano successo, perché sono veramente belli tutti. Se vi piace il genere giallo classico, uno qualsiasi della Christie va bene. Questo libro poi per me almeno è stata una sorpresa, che è un libro di Jack Ritchie, Enrica la sposo l'ammazzo. È un autore bravissimo, racconti brevi noir, molti dei quali sono stati usati anche da Alfred Hitchcock per i suoi telefilm, per i suoi thriller, e tra gli altri c'è anche il racconto che dà il titolo a questo film con Jack Lemmon. No, Walter Matthau, scusate, non era Jack Lemmon. Ehm, Anche se il racconto ha un altro titolo, mi pare che si intitola Il fiore, qualcosa del genere. Comunque bellissimo anche il racconto, tutti belli. Lo devo trovare questo autore perché ve lo consiglio, se vi piace il genere, veramente consigliatissimo. Arguto, intelligente, spiritoso, scritti bene, poi sono dei racconti assolutamente originali. Non so se vi ricordate i telefilm di Alfred Hitchcock Presenta, molti di quei racconti erano stati presi da questi libri. Poi abbiamo una rilettura di questo libro, avevo già parlato e l'avevo già letto, che è di Casanova, Amori, che è un estratto della sua autobiografia dove racconta alcune delle sue avventure piccanti, ma non solo, anche avventure in società, figure che ha fatto, non molto belle, incontri, racconta della gente che ha conosciuto lui, eccetera, e poi parla anche delle sue avventure amorose, ovviamente. Molto bello come libro, adatto per chiunque, anche l'edizione, guardate che bella, un bellissimo classico da leggere, un estratto dalla sua autobiografia. Un altro è sempre di Casanova, anche di questo vi avevo già parlato, che è Fuga dai piombi, racconta della sua rocambolesca fuga quando lui aveva circa i proibiti che erano messi all'indice dall'Inquisizione, è stato denunciato e messo in carcere e da lì è riuscito a fuggire, qui racconta come. Poi alla fine c'è anche un altro racconto che è il duello, perché lui era stato sfidato a duello da un gentiluomo dell'epoca per un'offesa e naturalmente all'epoca un uomo non poteva rifiutarsi di rispondere al duello, quindi ha dovuto rispondere, partecipare e qui racconta com'è andata. Questi sono dei libri che ho letto questo mese, a me sono piaciuti tutti, dopo fatemi sapere se li conoscete oppure vi invito a scoprirli perché sono veramente belli tutti.
Adesso magari anche nei prossimi mesi farò un riepilogo, un wrap-up alla fine del mese per vedere di commentare insieme le letture recenti. Bene, vi ringrazio per la visione, al prossimo video, a presto, ciao.